Buonasera a tutti, sono Chiara Condò della libreria Pensiero Meridiano di Tropea, grazie a Fazio Editore che questa sera ci ospita qui per un'occasione davvero speciale. Sono infatti con Melissa Harrison, scrittrice inglese che per la prima volta viene pubblicata da Fazio Editore in Italia con il suo libro La luce dell'estate. L'innocente luce dell'estate. Sono così felice di questa opportunità e sono davvero molto emozionata di avere Melissa Harrison con noi. So, Melissa, welcome. Thank you. Melissa è non solo una scrittrice di romanzi, è una scrittrice anche di non fiction, è stata diventata molto famosa anche per il suo podcast durante i momenti più cupi del lockdown. Lei è una specialista di quello che viene chiamato nature writing, un genere in cui gli scrittori inglesi davvero eccellono. È quel tipo di scrittura che ha come centro, che si focalizza tantissimo sulla natura. Per cui scopriremo insieme a lei, intanto sia la trama ovviamente del suo romanzo, che in che tipo di tradizione specifica di letteratura inglese si colloca. Okay, Melissa, as I said, I'm very thrilled and excited to be here in conversation with you, honored, really, and grateful. Since, as I said in the back a few minutes ago, Rain, your book for walks in English weather, means a lot to me, really. So thank you very much. That's lovely to hear, and I'm so proud to be translated into Italian now for the first time. Dice per l'appunto Melissa che è felicissima di sapere che, i suoi libri il suo primo libro è stato finalmente tradotto in italiano, ha un titolo molto diverso in italiano perché, All Among the Barley viene tradotto con La luce innocente dell'estate, e adesso andiamo per l'appunto a raccontarvelo. Porrò prima le domande in inglese per dare l'opportunità a Melissa di pensare e ragionare alla sua risposta e le tradurrò poi in italiano. So I will ask the question in English first, okay? Then I will translate it to Italian. Okay, so as I said, you wrote wonderful nonfiction books, really masterpieces of nature writing. I found Rain so beautifully written and conceived. It was really something for me, since also because of climate changing, even if I live in a city on the coast of the southern Italy, rain is something I've been used to very, very often in the last winters, heavy and dangerous rain. So I've recently also read The Stubborn Light of Things, which resonated very strongly in me. All Among the Barley is a novel, not your first one. And I was curious, what drives you to fiction instead of non-fiction? And what is the difference for you in writing in a literary form or another? Thank you. Come dicevo, la produzione di Melissa Harrison è molto varia, perché si tratta sia di romanzi che di saggi, e sono davvero dei piccoli capolavori di scrittura naturalistica. L'ho incontrata per la prima volta leggendo Rain, pioggia, 4 passeggiate nel clima inglese che ho trovato davvero speciale, scritto in maniera meravigliosa, anche perché a causa del cambiamento climatico la pioggia è qualcosa a cui ci siamo molto abituati, anche qui a sud, anche qui a Tropea, soprattutto durante l'inverno, una pioggia pericolosa, molto differente da quella britannica. Ho letto recentemente anche La luce testarda di tutte le cose, che è una raccolta di podcast che lei ha tenuto durante i momenti più bui del lockdown e che è davvero risuonato molto forte in me. La luce innocente dell'estate è un romanzo, non è il suo primo romanzo, e volevo sapere cosa la spinge a scrivere romanzi piuttosto che invece saggistica, e dov'è la differenza per lei nel scrivere un genere piuttosto che un altro. Thank you. So the first book I wrote was a novel called Clay that was set in a city and was about urban nature. And I wanted to connect people in cities to the natural world. And I thought the best way I can do that is with fiction, because most of the people that already are reading non-fiction about nature are already connected to the natural world. So I thought I will write a novel and I will sneak it in
and help people to notice the natural world around them. Okay. Il suo primo romanzo ha come titolo Clay, argilla, e, l'ambientazione è una città e volevo proprio che, il tema fosse quella che noi chiamiamo natura urbana. Volevo soprattutto collegare la gente delle città, nelle città, al mondo naturale e ho pensato che il modo migliore per farlo fosse attraverso la fiction, la narrativa. Moltissime persone leggono non fiction sulla natura, ma ero certa che con la fiction, con la narrativa, sarei riuscita a, infilarmi meglio probabilmente nell'esperienza delle persone. Thank you. So everything I do is trying to connect people to nature. So I can do that with nonfiction. I can do that in a podcast. In the lockdown, I was trying to help people stay connected to nature. And I've written children's books as well. And there's the same reason for all of them, which is to try and help people have an imaginative and emotional connection to nature for our own good, but also to help us preserve nature while we can. Tutto quello che faccio è cercare di collegare la natura alle persone. Posso farlo attraverso la non fiction, posso farlo attraverso dei podcast. Durante il lockdown Melissa Harrison ha provato a farci restar connessi con la natura, anche attraverso libri per bambini. Ha cercato di, in ogni libro, in ogni suo atto narrativo o non narrativo, una stessa ragione per tutto, cioè aiutare le persone ad avere una connessione immaginativa e profonda con la natura e anche al contempo di preservare la natura che è attorno a noi. Thank you. Let's talk about All Among the Barley. I'm thinking in a special way of the setting. So we are in rural Suffolk in 1933. The story, I must be honest, the story seems timeless. Because of your beautiful writing, it's like falling under a spell. Thank you. The story takes place in 1933, and I'm curious, why did you choose that area and that precise year? Would you please help us understand better that part of England, that moment in your country, and the changes being faced by rural communities in England after the First World War? Thank you. Parliamo adesso del romanzo La luce innocente dell'estate. Penso in una maniera speciale, proprio riguardo al setting, all'ambientazione. Ci troviamo in campagna, nel Suffolk rurale nel 1933. A causa di questa sua scrittura meravigliosa, chi ha già preso il romanzo e chi lo prenderà a breve se ne renderà conto. La scrittura di Melissa Harrison è come un incantesimo e proprio per questo motivo la storia sembra senza tempo, fuori dal tempo e leggerlo è come cadere sotto per l'appunto cadere a un incantesimo. La storia ha luogo per l'appunto nel 1933 in quest'angolo di Inghilterra e io le volevo chiederle, perché ha scelto proprio quel posto e quell'anno preciso? Quindi di aiutarci a capire meglio quella parte d'Inghilterra, quel momento nel suo paese e soprattutto tutti i cambiamenti che le comunità rurali si ritrovano a fronteggiare, dopo la Prima Guerra Mondiale. Thank you, Melissa. So the period between the wars was a time when there was a lot of writing being produced here about nature and farming, just as there is today. There was a hunger for those kind of books. And I think that was partly a reaction to the war and also to the period of economic instability and great change. And I began reading those books and becoming very interested in that period. Okay.
I'm on it. Nel periodo tra le guerre, è stato un periodo in cui c'era davvero un'enorme attenzione e un sacco di scrittura sulla natura e soprattutto anche sul lavoro delle fattorie e sulla coltivazione. Così come oggi c'era un'enorme fame per questo tipo di libri, esattamente quello di cui noi stiamo avendo esperienza in questo periodo. In parte si tratta anche di una reazione alle brutture della guerra e al periodo di instabilità economica e dei grandi cambiamenti che si sono vissuti in quel periodo. Ho iniziato a leggere questi libri e quindi ad essere estremamente curiosa di quel periodo. The reason it was so interesting to me was that it was the end of a long period when our relationship with the land had been unchanged, very little change for generations. People farmed the land in a small way and a way that allowed nature to flourish. And in those years, that changed very, very quickly. Horses were replaced by tractors, and a new method of agriculture came in that was scientific and more efficient. And it was the start of the process that has led us today to have a collapse in biodiversity. So it was interesting for that reason, but also because those moments where one belief system disappears, so a belief in folklore and superstition and magic disappears and a new system comes in. I think, like today, that's a very dangerous moment, um, especially for somebody on the cusp of adulthood when all of the certainties of childhood are disappearing and you don't yet know how to live. Okay. Uhm Dunque, ero soprattutto così interessata perché stava finendo un periodo davvero molto lungo in cui la relazione tra uomini e la campagna, ma soprattutto l'agricoltura, è stata per moltissimo tempo sempre la stessa. I contadini, e i fattori, utilizzavano sempre le stesse tecniche e anche questo modo di sfruttare in maniera meno massiva probabilmente i campi permetteva ai campi stessi di, fiorire. Adesso tutto ciò è cambiato drasticamente. I cavalli sono stati sostituiti tra i trattori, ci sono nuovi metodi per coltivare, sono nuovi metodi più scientifici ed anche ovviamente più efficienti, più performanti. L'inizio di questo lungo processo ci ha portati però ad avere un drastico collasso nella biodiversità e per questo ho trovato così, interessante quel momento, anche perché ho notato che sono quei momenti in cui le credenze scompaiono e un nuovo sistema di valori entra a far parte delle nostre vite. E anche oggi questi momenti sono davvero pericolosi, specialmente per chi è adesso, in una certa fase della sua vita e non sa più come vivere in un mondo così diverso da come lo ha vissuto. Thank you very much. This is a beautiful answer, really. Thank you. Um, our protagonist, Edie Mother, is a farmer's daughter on the brink of adolescence. She's quite a lonely girl. She steeped in the rhythms and rituals of country life. She's fascinated by its fables and folk stories. She is in that vibrant moment of the life when we are not children anymore and still we are far from adultness. In a way, what's going to happen to her is a great change, maybe like a sort of war. Growing up is a war, okay? Yes. And how the personal story of Edie is intertwined with the story of the country. Thank you. La protagonista della luce innocente dell'estate è una ragazzina, si chiama Edie Mother, ed è la figlia di un agricoltore, di un fattore, ed è proprio sull'orlo dell'adolescenza. Lei è io credo che
ci sarà un'immedesimazione abbastanza immediata con questo fantastico personaggio. Lei è molto solitaria, è una ragazzina che ama tantissimo leggere ed è, molto ben radicata nei ritmi e nei rituali della vita contadina. È assolutamente affascinata dalle storie del folklore, ma anche dalle favole della campagna. Lei è in quel incredibile momento, vibrante momento della vita in cui noi non siamo più ragazzini, ma non siamo ancora molto, molto lontani dall'essere adulti. In qualche modo quello che le sta accadendo è un enorme cambiamento, come quasi una guerra. Crescere è una guerra. Chiedevo quindi a Melissa in che modo la storia personale di questa ragazzina si intreccia con la storia del paese. Thank you, Melissa. I think we can all have a feeling of nostalgia about our childhoods, because it was a time when things seemed simple and we didn't have any responsibilities. And in the same way, I think countries, or certainly this country, can feel nostalgic about our past, and it can seem as though life was better then. And I think that's very dangerous. And I wanted to show that that period was not a golden age, and that childhood can be a very vulnerable time that can leave marks for the rest of your life. And Edie finds herself under pressure from all directions, from close to home, from her family, from the village and the social system that she's a part of, and pressures from the political situation and even the distant rumblings of another war. All of these pressures bear down on her. And the book explores the way in which we can find ways to cope that are perhaps not healthy or helpful. Okay. Io penso che tutti noi potremmo avere un sentimento di proviamo un sentimento di nostalgia riguardo l'infanzia. Un tempo in cui tutto era molto più semplice, non avevamo responsabilità, non avevamo filtri nel modo in cui ci approcciavamo alla vita. Ho provato a un certo punto anch'io a provare lo stesso moto nostalgico verso il passato e ho sentito la sua pericolosità. Io volevo mostrare che quel periodo, proprio quel periodo dell'infanzia, non è assolutamente un'età dorata. L'infanzia può essere crudele, può essere orribile, può lasciare delle cicatrici indelebili e Edie, la nostra protagonista, si trova sotto pressione da tutte le direzioni, a causa della famiglia, delle aspettative della famiglia che vanno davvero in direzioni completamente opposte, lo vedrete nel libro, il villaggio, il sistema sociale in cui è calata, la pressione della situazione politica e anche i rumori distanti della seconda guerra mondiale in avvicinamento. E il libro esplora anche questo, il modo in cui noi possiamo trovare nuovi modi per andare avanti. Thank you. Um, as you say, there's a lot going on in your books. Workers' rights, women's rights, political tensions, anti-Semitism, historical customs and tradition, as well as the introduction of modern working practices and mechanization. Those themes are all introduced and thread into the story. What's the reaction of your characters to this huge amount of changes? Come abbiamo visto fino ad adesso c'è tantissimo nel libro di Melissa Harrison, anche se all'inizio davvero sembra solamente il racconto di un'estate e poi in realtà voi cominciate davvero a tirar fuori talmente tanti temi che quasi sembra incredibile che possano essere concentrati e raccolti in un libro che sembra anche così semplice all'inizio, proprio perché è raccontato da una ragazzina. Ci sono, i diritti dei lavoratori, diritti delle donne, le tensioni politiche, l'antisemitismo, abitudini e tradizioni, storiche, così come l'introduzione di, pratiche di lavoro più moderne e anche la, meccanizzazione, della coltivazione. Tutto questo viene introdotto e anche molto bene inanellato all'interno della storia. Quindi c'è un sacco di carne al fuoco. Qual è la reazione dei suoi personaggi a questa enorme dose di cambiamenti? Thank you.
I think the book is an exploration of change. Perhaps I don't have the answers, but for Edie, she is desperate for change, but also terrified of it, as I think we can be at that age, really keen to grow up and scared of what will happen. There's a woman who moves to the village from London, and she brings new ideas about how to live. She's called Connie, and she wears men's trousers and is quite shocking in the village. And you would expect her to welcome change, but actually she wants to preserve the old ways and for people to carry on doing things as they've always done. Excuse me. That's okay. Edie's grandfather, who's very elderly, you would expect to not want change, but he says, change, we must have it. I don't farm the way my grandfather farmed, and you don't farm the same as I do. He understands that each generation must do things differently. So I think the book explores how change is inevitable, but must be managed carefully, and the dangers that come from resisting it. Okay. Is that too much? No, no, absolutely. I'm just a bit slow. Absolutely. Sorry. No. No, 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 don't be sorry. Io penso che questo libro sia una grande esplorazione del cambiamento. Forse non ho una risposta, puntuale al modo in cui tutti i miei personaggi cambiano all'interno di questo libro, ma posso dire che Edie, la protagonista, è disperata e al contempo terrorizzata dal cambiamento, cioè lei lo vuole disperatamente e così come lo eravamo noi alla sua età, ne eravamo terrorizzati. Siamo spaventati da quello che succederà. A un certo punto della storia una donna, Constance, arriva nel villaggio da Londra e lei porta un sacco di nuove idee su come vivere, porta una grande alternativa, è quasi come se fosse un'aliena, ne parleremo poi più là con un'altra domanda. Addirittura lei veste dei pantaloni da uomo, questa è una cosa assolutamente scioccante. C'è una scena in cui anche Edie cerca di vestire i pantaloni da uomo e ovviamente questo scatena un putiferio all'interno di casa sua. E quindi una persona come lei, così moderna, che sembra quasi venire da un altro mondo, che viene dalla città, da Londra, ti aspetti che abbracci il cambiamento in una forma totale, anzi che voglia stravolgere il villaggio, e invece vuole preservare tutte quelle che sono le vie antiche di vivere e di lavorare. Il nonno di Edie, per esempio, è molto vecchio, ci si aspetterebbe quasi che lui sia contrario al cambiamento, che non voglia cambiare mai, e invece una frase che lui continuerà a ripetere durante tutto il libro è: "Noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo avere il cambiamento. Io non faccio come faceva mio nonno, tuo padre non farà come facevo io". C'è quindi la comprensione che le generazioni debbano abbracciare il cambiamento e questo libro esplora proprio come il cambiamento sia inevitabile, ma debba essere al contempo trattato con attenzione e che soprattutto sia pericoloso resistergli. Okay. Thank you. So you introduced actually my next question about Constance. Okay. Yes. All Among the Barley is a story of siblings, of the complicated relationship with, in a way, a frustrated father and an overprotective mother. But there's a beautiful friendship at the center of the story, the one between Edie and Constance. Edie is quite bookish. She is used to be ignored, and suddenly the beautiful friendship of a woman who seems to be from another planet, she's like an alien to her, let her flourish. So, what Constance represent to her? What did you have in mind building this character?
Quello che ha appena fatto Melissa è stato praticamente introdurre la mia nuova domanda, perché a un certo punto arriva l'elemento esterno nel paese. Arriva una donna che si chiama Constance, lei viene dalla città, da Londra, è una giornalista ed è una persona è quasi come se fosse un alieno, è completamente diversa da tutto quello che Edie abbia mai visto nel paese. È molto moderna, veste i pantaloni per l'appunto maschili da uomo, e la bellissima amicizia che, fiorisce tra Edie e lei è uno dei punti focali di questo romanzo. Edie è una bambina che davvero è un po' un topo di biblioteca, sta sempre con il naso sui libri, abituata ad essere ignorata e immediatamente questa splendida amicizia con una donna davvero che sembra arrivare da un altro pianeta le permette di rifiorire, di fiorire, di maturare molto. Cosa rappresenta Constance per Edie e cosa aveva Melissa in mente mentre costruiva questo personaggio? Thank you. Firstly, thank you for that question. A lot of the time, people see Connie in a very one-dimensional way. But her friendship with Edie is real and really important. Edie is largely ignored at home. She's the youngest child. She was very ill when she was very young, and since then, people have told her, made her feel delicate and helpless. She's not given much attention, and everybody needs attention. And I think it's dangerous for individuals and for groups of people to feel that they are helpless and to feel that they're ignored. And I think in this country, that has led to some bad outcomes. And I think for individuals, it's harmful. And when Connie arrives, she is the only person who asks Edie questions and listens to the answers. She does care about her, but in the end, she has a bigger plan. Whereas for Edie, Connie looms so large in her small world that she is overbalanced by the friendship. Overbalanced. Yeah. It unsettles her. Yeah. And harms her. Yeah. Okay. Yeah. That's wonderful. I think that all of us had this kind of friendship in a moment of our lives. I mean, that special friends who help us to grow suddenly, to flourish, okay, and changes us very, very deeply. It can be dangerous. Yes, a lot. There's a sentence by Edward Morgan Foster who was very, very something for me, about flirting, not just in a love relationship, but also in friendship, that this is very dangerous when happens. Okay. Yeah. Okay, è una risposta molto, molto bella e anche molto complessa, perché la figura di Constance di Connie è davvero una delle più interessanti all'interno di questo libro, perché per l'appunto dovete immaginarvi una donna che arriva con il suo carico di modernità, e stravolge un po' non solo la vita degli abitanti del villaggio, che comunque l'accoglie molto ben volentieri, perché lei è quel tipo di persona che riesce a inserirsi e ad ambientarsi immediatamente in ogni contesto, okay? Dice Melissa, un sacco di gente per molto tempo ha visto Connie in una maniera estremamente monodimensionale, ma l'amicizia con Edie è qualcosa di reale e di importante. Edie è molto, molto spesso ampiamente ignorata a casa, è molto giovane e da giovane è stata malata di difterite, una malattia che l'ha lasciata quasi completamente
senza forze, e da allora le persone l'ha percepita come estremamente delicata. Lei stava per morire durante quel periodo. Non le viene data l'attenzione di cui tutti noi abbiamo bisogno, specialmente quando cresciamo, ed è pericoloso per un individuo sentirsi così, inutile e ignorato. È davvero un qualcosa di terribile che tutti noi forse abbiamo avuto, nella nostra vita. Connie, quando arriva da lei, è la sola persona che le pone delle domande e ascolta le sue risposte, le importa di lei. Alla fine lei ha un grande piano, ovviamente non facciamo spoiler, ma potremmo dire che Connie è per Edie troppo grande in un mondo troppo piccolo, e in qualche modo la sua amicizia la mina l'equilibrio che lei aveva fino a un po' di tempo fa, perché un'amicizia così, importante, così grande, per una ragazzina anche così non ingenua, ma semplicemente senza protezioni, può essere anche qualcosa di, non disturbante, ma sicuramente di che ti fa sentire, ecco, squilibrata, senza più un piano stabile, senza più un equilibrio. Ma dicevo per l'appunto a Melissa che tutti noi abbiamo avuto un'amicizia del genere nella nostra vita, un'amicizia che ci ha, dato tantissimo, ma al contempo magari anche tolto altro, ma e ci ha cambiati in maniera irreversibile. Okay, last 2 questions. What I loved so much of your story is that Edie is like a child, and she sees and reads the world around her as a child would does. So do we, readers. You make us feel that this world can be forever, that nature always comes with a powerful magic within. I'm just curious, it is the way you feel when you write about nature? How does it feel? Um, una cosa che ho amato davvero tantissimo di questa storia è che Edie è davvero è una bambina, ma è anche probabilmente più piccola di quello che lei della sua età anagrafica, e lei vede e legge il mondo attorno a lei, esattamente come farebbe una bambina, e così insieme a lei facciamo noi lettori. Quello che Melissa Harrison fa con La luce innocente dell'estate è quasi farci pensare che questo mondo possa andare avanti così per sempre, che la natura porti sempre con sé un qualche forma di potere magico. E volevo chiederle quindi se questo è il modo in cui lei si sente quando scrive, di natura. Thank you. Yes, it is. My relationship with nature is very powerful. I spend a lot of time outdoors. I do have favourite trees that I will give a little pat to of encouragement when I see them. I need to spend time in nature, and nature feels very alive to me. And I like having rituals around particular points in the year or particular events. I think that having a really embodied relationship with the natural world is really good for humans and really good for nature. And I think a lot of us feel like that as children, and then we lose it. We let it go. You know, a lot of us had a favorite tree that we climbed as a child, or we talked to snails or squirrels, and then we move away from nature, and I think that's a loss. So I wanted to show Edie still having that richness, the world around her. Okay. Shall I stop? No, please go on. Thank you. One little extra point. When I wrote the book, I wanted it to be in her voice as a 13, 14-year-old, but I also knew that I would have to include some moments where we hear her as an older woman, so that I could show that something has happened in between those times. And I wanted to show that the older woman who's remembering everything still has that relationship with the natural world. But
the reasons for that are tragic. Okay. She's stuck. She stayed a child. Okay. That's very interesting. Sì, è esattamente così. La mia relazione con la natura è potente e profonda. Spendo moltissimo tempo fuori, ho i miei alberi preferiti, gli stessi alberi a cui do delle pacche, dico loro faccio loro degli incoraggiamenti, ho i miei rituali, specialmente specifici in alcuni momenti dell'anno o relativi a degli eventi. Io ho bisogno di passare molto tempo nella natura e penso che avere una buona relazione con la natura sia buono tanto per gli individui quanto per la natura stessa. È un qualcosa che abbiamo in maniera molto, molto forte da bambini e che poi però perdiamo. Tutti noi da bambini abbiamo avuto un albero speciale, abbiamo parlato con gli animali, lei dice: "Parlato con le lumache, ho parlato con gli scoiattoli". Ecco, qui di scoiattoli ce ne sono pochi, ma è qualcosa che davvero possiamo immaginare, possiamo capire. E poi a un certo punto, da questa infanzia così arcadica, felice, noi voltiamo le spalle alla natura. È una perdita incredibile nella nostra vita e invece volevo che Idi avesse quella sorta di, stregoneria in qualche modo, dove per stregoneria si intende una relazione con il mondo naturale, attorno a lei. In più aggiungeva Melissa, prima che io così sgarbatamente la interrompessi, quando ho scritto, il questo libro volevo che si sentisse all'interno la voce profonda comunque di una donna della mia età. Sapevo che avrei dovuto includere un momento di maturità femminile all'interno di questo libro, anche per far vedere che qualcosa stava succedendo e volevo mostrare che volevo fortemente che le donne più mature all'interno di questo libro ricordassero tutto e mostrassero la relazione che si aveva con il mondo naturale. Okay, thank you. I just want to ask you something more about the place where you live and where All Among the Barley takes place. So you are in Suffolk, and how the place you live in a way is present inside your book. Mm. Um, When vole I started oh, sorry. No, just a quick translation to Yes. Italian. Volevo sapere allora lei vive dove effettivamente il libro è stato ambientato, nel Suffolk. Volevo sapere, visto che non ci sono mai stata, magari molti di voi neanche, che tipo di posto sia il Suffolk e in che modo è presente all'interno del libro. Thank you. When I started writing the book, I lived in London, and I lived in London for 25 years. Wow. And while I was writing, I came to Suffolk to visit several times, and I came at different times of the year so that I could see the fields and the crops um, in different seasons, and I could understand how to describe it. And I fell in love with it. I fell in love with this part of England, which is rural. It's small farming villages and fields with wheat and barley growing, quite small fields. There's a lot of nature here, some rare species like nightingales, turtle doves, cuckoos that have been lost from other parts of the country. And so I moved here. And I moved first to a tiny labourer's cottage, full of magic and superstition, and now to the cottage where I live now. It's 300 years old, and it has carvings on above the fireplace that ward off witches against witches. Wow. Okay, that's a thing. That is a thing. Okay, quando ha iniziato a scrivere questo libro, lei si trovava a Londra, la città in cui ha vissuto per 25 anni. Allora ha cominciato a visitare periodicamente il Suffolk, in diversi momenti dell'anno e diverse stagioni, anche per capire come raccontarlo proprio in diversi momenti,
dell'anno e si è innamorata di questa parte d'Inghilterra, che è una parte estremamente rurale, fatta di piccoli villaggi di fattorie, dove puoi trovare il barley, per l'appunto del titolo, l'orzo, ma anche, il luppolo e ci sono moltissime specie animali che si sono perse in altri luoghi e come per esempio una all'interno di questo libro. E quando ho traslocato qui l'ho fatto in un cottage che mi sembrava pieno di magia e superstizioni. Vivo adesso in un cottage, che ha più di 300 anni e addirittura sul caminetto ci sono delle incisioni contro le streghe, davvero un luogo magico. I must come and visit, Melissa, I'd really. love that. Please do. Let me show you. My God, I'm deeply in love with England and British culture. I studied British the English Literature and Languages University, but I never had the chance to spend a lot of time in the country. Let me So show you beautiful oh, Suffolk. oh my God, that would be amazing, really. Um, one last, it's not a question, actually. I love the appearance of Edmund, the corncrake, a species, as you said, which has been endangered due to the loss of habitat brought about by changes in farming methods. Um, Farming practices, wildlife, and nature create a strong, vibrant picture in Olamon the Ballet, which really immersed me as a reader in the story. And it felt like having a wonderful travel to the past, but also a sort, I don't know, sort of holiday, for me at least, because you know I can't travel during summer, okay? Because as I said, I live in a coastal town, and I can't leave during summer. And here summer is very long. The Mm. season from March to November at least, okay? So it would be impossible for me to experience the British summer. It is something I experienced with your book. So just thank you very much for the journey together, Melissa. My pleasure. I'm so glad that you enjoyed it. Thank you very much. Quello che dicevo non è una domanda, è solo un'ultima chiusa a questa splendida conversazione con Melissa Harrison, che ho amato, Hedmund, che è una quaglia di re, ovvero un tipo di, pennuto volatile che non si trova più probabilmente in Inghilterra, perché è una specie che è stata messa in pericolo dalla perdita del suo habitat naturale, portata dai cambiamenti nei metodi di coltivazione e allevamento. E queste nuove pratiche, le pratiche, la vita selvatica e la natura creano davvero un'immagine molto vibrante all'interno di questo libro. Olamon the Barley mi ha davvero immersa come lettrice e mi ha fatto provare l'esperienza davvero di vivere una cosa che forse per molti anni non vedrò mai, ovvero una radiosa, estate inglese. Quindi volevo ringraziarla per questo viaggio insieme meraviglioso. I know that there are some comments in the chat on Facebook, just a lot of hello by the publisher and by the readers. Alessandra say good evening and thank you for this wonderful opportunity. Yes, for me it's a great opportunity to be in conversation Oh, with you. thank you. It's wonderful to be published in Italy. I'm incredibly proud, and thank you to everyone who's reading and enjoying it. Okay, thank you, and well, you are welcome here anytime, so just let us know. Thank you. Okay, grazie Melissa Harrison, grazie a tutti i lettori. Trovate in libreria Luce innocente dell'estate di Melissa Harrison e insomma non vediamo l'ora che possiate leggerla. Grazie ancora. Thank you Melissa. Ciao.